Buon pomeriggio a tutti, sarò particolarmente concisa anche perché forse è una situazione abbastanza ossimorica e paradossale che stiano specializzando a parlare di una tecnica chirurgica nei confronti della quale proprio noi specializzandi non abbiamo particolarmente confidenza, appunto se c'è ancora spazio per l'estrazione extracapsulare del cristallino, soprattutto nell'epoca attuale in cui la facoemulsificazione, soprattutto la femtocartaratta, la fanno da padrona. Per cui la domanda è: ha realmente senso, ancora spazio, una tecnica chirurgica le cui origini addirittura risalgono al XVII secolo? Già nell'ultima presentazione il dottor Mattana ci ha riferito una possibile situazione di conversione dalla facoemulsificazione a lecce nel momento stesso in cui si sviluppano alcune complicanze quali la rottura della capsula posteriore. In questo caso abbiamo riportato altre possibili situazioni in cui il chirurgo può scegliere lecce a partire, diciamo, dall'inizio. Sicuramente una di queste situazioni è quella che possiamo definire come cataroc, ovvero una cataratta con un nucleo particolarmente duro e brunescente che comunque rappresenta un challenging per il chirurgo del segmento anteriore. Quali sono quelle condizioni che fanno pendere un po' di più il piatto della bilancia verso lecce piuttosto che verso la faco? Sicuramente tutte quelle condizioni in cui è difficile e il chirurgo non dovrebbe stressare particolarmente l'occhio, quindi in caso di conta endoteliale ridotta, in caso di scarsa midriasi, in caso di zonula debole o parzialmente assente. L'abilità del chirurgo deve essere non soltanto quella di identificare dall'inizio le situazioni in cui forse è meglio iniziare direttamente con lecce piuttosto che con la facoemulsificazione, ma anche è importante capire quando bisogna convertire dalla facoemulsificazione a lecce. Questo è un caso che è stato realizzato nel nostro ospedale, l'ospedale San Raffaele di Milano, dal dottor Fasce, una cataratta particolarmente dura che neppure, diciamo, attraverso il faco è stato possibile scolpire, per cui ha preferito lussare direttamente il cristallino in camera anteriore, aprire un'incisione di 9 mm e poi successivamente asportare direttamente il nucleo. L'intervento poi è andato avanti con l'aspirazione della corticale e l'inserimento della lentina. Anche perché, proprio come oggi mi dicevano in sala operatoria durante l'intervento della cataratta dura, la cosa importante è non soltanto non stressare l'occhio, ma il chirurgo deve anche comprendere che per quanto la tecnologia sia andata avanti, per quanto oggigiorno abbiamo a disposizione dei faco particolarmente potenti, alcune volte la facotip può occludersi con questi pezzi di cataratta particolarmente duro e anche nella moderna faco fredda comunque le conseguenze possono essere importanti. Giusto una slide sull'associazione tra la cheratoplastica perforante e lecce. In questo caso abbiamo a che fare con una procedura a cielo aperto e conseguentemente con i rischi di questo tipo di procedura. Se da una parte la pressione positiva del vitro è ovviamente sfavorevole per il chirurgo durante la resti, lo aiuta poi successivamente nella liberazione del nucleo. Indubbiamente lecce continua ancora ad essere una tecnica chirurgica la più, diciamo, utilizzata nei paesi meno sviluppati, perché qui rappresenta una scelta ovviamente realistica e ragionevole, proprio per il rapporto tra costi e benefici e soprattutto le disponibilità che si hanno a disposizione in questi paesi. L'immagine che qui vedete l'abbiamo fatta noi stessi durante una missione in Madagascar alla quale ho preso parte con il dottor Fasce e il dottor Zenoni che è qui presente, e qui vedete proprio uno, diciamo, dei casi di ECE che è stato realizzato dai due chirurghi. In realtà in questi paesi abbiamo avuto modo di renderci conto come innanzitutto il Madagascar non rappresenta soltanto l'isola di Nosy Be, della vaniglia, del rum e dell'emori, ma purtroppo è uno dei paesi più poveri al mondo, dove oltre il 70% della popolazione ha in realtà un tenore di vita particolarmente basso. E in effetti in realtà un po' a sorpresa più del 70-75% delle estrazioni sono state proprio delle ECE, non delle facoemulsificazioni. Addirittura poi è stato dovuto anche affrontare il problema della mancanza di corrente. Qui vedete il dottor Zenoni all'opera durante un'estrazione extracapsulare del cristallino che poi è stata condotta e portata a termine nonostante la corrente sia venuta meno. Grazie mille. Bravissima, sei stata convincente e anche rapida.